Ciao a tutti! Qualche settimana fa e dopo numerosi tentativi sono riuscito ad entrare in contatto con l'ufficio stampa di Bayer Dynamic. Devo dire di essere rimasto poi particolarmente sorpreso quando a fronte della mia richiesta di poter recensire un loro prodotto mi hanno risposto: ok, ti mandiamo uno nuovo che abbiamo appena presentato. E arriviamo quindi ad oggi, dove vi racconterò di queste Amiron 300. Sono delle buzz in-ear della casa tedesca che permettono di sorprendere. Pur essendo un prodotto appena uscito, implementano il Bluetooth 5.3 e sulla carta sembrano molto complete, per cui non voglio perdere altro tempo e passo a farvi vedere che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Se consideriamo che le Amiron 300 sono un prodotto che si posiziona nella fascia alta del mercato, è lecito attendersi una ricca dotazione e difatti in confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo 5 ulteriori coppie di gommini con taglie che vanno dalla XS alla XL posizionate in bella vista nella scatola, 2 manualetti di carta rispettivamente la guida rapida e le informazioni circa la garanzia e la sicurezza e infine il cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 30 cm. Tutto bellissimo, ma l'unico appunto che mi sento di fare è relativo alla modalità con cui vengono custoditi i gommini aggiuntivi. In questo modo è facile farli scappare dalla loro posizione, avrei preferito qualcosa che li tenesse più al sicuro. Ancora una nota, la taglia M è doppia, nel senso che un'altra coppia la trovate già installata. La custodia con i suoi 6,1 x 5,1 x 2,8 cm e i 60 grammi di peso è relativamente piccola da trasportare, pertanto potrete tenerla anche nella tasca dei pantaloni senza accusare eccessivo fastidio. È completamente ricoperta da un materiale soft touch che tiene lontano le impronte e aumenta la presa, così che difficilmente potranno scivolare di mano. Sul lato superiore è presente il logo Bayer Dynamic, mentre in quello frontale troviamo un'ansa che facilita l'apertura del coperchio. Sui due lati non abbiamo nulla, mentre in quello posteriore trovano posto il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth e la porta USB-C per la ricarica e il LED. Ecco, il LED posizionato qui non mi piace particolarmente perché è difficile da vedere, quindi non abbiamo un riscontro immediato quando le mettiamo in carica con il cavo che poi in parte copre il LED. Discorso diverso se usiamo un caricatore wireless, in quel caso il LED si vede bene ma dobbiamo ricordarci di posizionarle all'inverso, altrimenti non vediamo un bel nulla. Detto che i materiali sono molto buoni, il coperchio ha invece qualche gioco di troppo. Non flette e rimane solido ma orizzontalmente si muove un po'. Inoltre la cerniera accompagna l'apertura ma richiede poca forza per essere aperta. Personalmente non adoro molto questo tipo di cerniere e preferisco siano più salde. Sono inezie ma visto dove si posizionano devo segnalarvelo. Per concludere, all'interno non ci sono particolari segni distintivi oltre il nome dell'azienda e gli spazi per gli auricolari lucidi, mentre il resto è in plastica opaca. L'auricolare è di tipo Buzz in-ear e rispetta in pieno il nome Buzz avendo una forma appunto allungata simile ad un germoglio o ad un fagiolo. La parte interna della capsula è formata da 2 elementi, uno più lungo e piatto e uno più bombato, quest'ultimo è quello che entra a contatto con la parte più interna dell'orecchio. La presenza dei pin argentati per la ricarica non infastidisce visto che sono a filo con le plastiche e quasi non si sentono al tatto. Se rimuoviamo il gommino vediamo una rettina metallica molto fitta a protezione dell'ugello e una seconda protezione nel gommino stesso. C'è il sensore di prossimità ma è nascosto sotto le plastiche e quindi non si nota. Andando invece verso l'esterno vediamo di lato la scritta Bayer Dynamic in grigio argento, una sottile striscia lucida che corre intorno e infine nella parte esterna l'area touch posizionata in questo elemento circolare dove è presente il logo dell'azienda e un piccolo LED che si colora di rosso. I microfoni sono di tipo MEMS, come quelli utilizzati da Jabra che di solito offrono prestazioni migliori che poi ascolteremo a breve. Sono 3 per auricolare e posizionati in questo modo, il primo vicino l'ugello in questa posizione, il secondo subito sotto la scritta Amiron 300 e sopra abbiamo la fessura per il passaggio dell'aria e infine il terzo in questa posizione coperto da una protezione metallica. Hanno un peso nella media di poco superiore ai 4,6 grammi e una forma che riempie bene lo spazio a disposizione.
Inoltre, come abbiamo visto poco fa, la forma interna della capsula è studiata per adattarsi a quella dell'orecchio. La protuberanza tonda infatti va a appoggiarsi nella parte di orecchio più vicina al canale auricolare. Ci sono però due considerazioni da fare e una spiega anche la generosa dotazione di gommini. Bisogna infatti scegliere quello giusto perché, ed ecco la seconda considerazione, non essendo dotate di alette in gomma, fanno affidamento solo ai gommini per rimanere in posizione. Questa caratteristica e mancanza, fatemi dire, può generare la sensazione di perderle, ma solo se non installiamo i gommini giusti. Ripeto, solo se non installiamo quelli giusti, perché se invece lo facciamo non si muovono e rimangono ferme al loro posto. Avrei preferito avere delle alette, ma tant'è. Quindi quando montiamo i gommini giusti anche il comfort migliora e possono essere indossate anche per diverse ore senza accusare fastidio, ma rimangono comunque sempre percepibili anche perché i gommini inevitabilmente vanno ad occludere per bene il canale auricolare generando un po' di pressione. Se siete assidui frequentatori di palestre o impianti sportivi, in genere potrete utilizzare le Amiron 300 senza problemi grazie alle certificazioni IP54 che le protegge da acqua e polvere, anche se a mio parere è meglio utilizzarle per l'ascolto musicale in un ambiente più protetto. L'applicazione Beyer Dynamic è una di quelle applicazioni che ti riconcilia con gli sviluppatori perché è moderna, bella da vedere e facile da usare. Nella schermata principale abbiamo accesso allo stato di carica degli auricolari e della custodia e di quest'ultima anche quando gli auricolari sono all'esterno. Tramite dei pulsanti abbiamo poi accesso a tutte le funzioni. Possiamo modificare le impostazioni di equalizzazione dove troviamo 5 modalità predefinite che possiamo modificare e la possibilità di crearne di personalizzate. Tornando alla home abbiamo poi la gestione dell'ANC dove possiamo scegliere se lasciarla adattiva e in questo caso decidere cosa fare in caso di vento oppure se impostarla manualmente e a questo punto scegliere noi il livello di soppressione da 1 a 5. Stesso discorso per la trasparenza dove però è disponibile solo la modalità manuale e non quella adattiva. Anche in questo caso però possiamo scegliere il comportamento degli auricolari in caso di vento. Torniamo nuovamente alla home per vedere che è possibile attivare la voce guida che qui è chiamata assistente, la modalità a bassa latenza, la lingua della voce guida tra spento, inglese e tedesco e decidere per quali comandi o situazioni la voce o il segnale deve esserci restituito. Abbiamo poi la funzione di tono laterale che emette un suono ogni volta che indossiamo un auricolare e lo spegnimento automatico, utile in alcune situazioni che spegne gli auricolari dopo un certo periodo di tempo di inattività. Infine, la funzione di rilevamento usura, che in italiano è tradotta male, ma che in pratica abilita o meno il sensore di prossimità sia per la riproduzione che per le chiamate, oppure disabilita il touch quando le stiamo portando all'orecchio, evitando quindi di dare comandi indesiderati. È poi possibile l'aggiornamento del firmware, ma l'applicazione lo controlla automaticamente per noi ad ogni avvio ed eventualmente ci informa se è disponibile una nuova versione. Anche la gestione dei comandi touch è pensata in modo differente rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Invece di avere una lunga lista di comandi e azioni, qui capiamo subito che cosa stiamo modificando, sia per il destro che per il sinistro. Ad ogni modo la configurazione di base è la seguente: con il tocco singolo avviamo il play e pausa e con il doppio tocco cambiamo la modalità dell'ANC. Con il tocco triplo abbiamo la gestione delle tracce e con il destro andiamo a quella successiva mentre con il sinistro a quella precedente. Il tocco prolungato per 2 secondi ci permette di gestire il volume, lo alziamo dal destro e lo abbassiamo dal sinistro. Per finire abbiamo il tocca e tieni premuto che invece avvia l'assistente vocale. Veniamo ora al sound espresso dalle Amiron 300 che, fatemi dire, è uno dei punti di forza di questo prodotto. Nascono infatti principalmente per l'ascolto musicale e devo dire che mantengono le promesse. Con il driver dinamico da 10 mm, la certificazione iRes Audio Wireless, i codec AAC e delle DAC a disposizione,
e soprattutto la calibrazione di fabbrica restituiscono un suono fedele, ben definito e appagante. Potete ascoltare la vostra musica preferita, indipendentemente dal genere musicale, sapendo in partenza di poter contare su un driver in grado di esprimerla al meglio. Se vi piacciono i bassi li troverete, se volete voci maschili o femminili chiare e pulite avrete anche quelle, e se volete essere in grado di riconoscere facilmente gli strumenti musicali, ecco, potete fare anche quello, perché qui di distorsioni non ce ne sono e il range di frequenze fino a 40.000 Hz aiuta e non poco. Avete poi a disposizione 4 equalizzazioni, poche diciamo se guardiamo solo il numero, ma che applicano cambiamenti interessanti al suono. Oltre alla firma sonora di default ho trovato interessante quella chiamata sonorità, che vi invito a provare e a farmi sapere che cosa ne pensate. Se poi volete potete crearne anche di personalizzate per avere un sound più aderente alle vostre necessità. Ecco, se devo fare un paragone con le Cambridge Audio M100 che abbiamo visto un paio di settimane fa, ecco, quelle hanno un sound più profondo, mentre queste più neutro, ma entrambe lo restituiscono al massimo della fedeltà permessa dal driver implementato. Insomma, entrambe sono ottime scelte. Queste Amiron, forse per chi preferisce una pulizia e una chiarezza maggiore, mi danno le stesse sensazioni delle Jabra Elite 10, che anche loro erano notevoli. L'unico appunto che mi sento di fare è sul volume, che ho trovato un po' basso. Spero che in un prossimo aggiornamento firmware possano porre rimedio oppure sbloccare magari livelli più alti tramite l'applicazione. Anche in questo caso non vi consiglierò un brano specifico, suonano bene qualsiasi genere, piuttosto fatemi sapere voi, se le avete acquistate, cosa consigliate per farle esprimere al meglio. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in 2 condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Che dire, prestazioni al top per i microfoni che, come per le Jabra, mantengono la voce sempre in primo piano, ben udibile e chiara anche in condizioni più complesse come nel traffico cittadino. Se utilizzate tanto gli auricolari per fare chiamate, ora avete un'alternativa di ottimo livello in più. Ancora una nota circa la soppressione del rumore, perché ho avuto modo di provarle in aereo durante un viaggio di lavoro. Ecco, l'ANC lavora molto bene, non a livello delle Sony per capirci, ma ci va molto vicino. Il rumore dei motori, quel rumore di sottofondo persistente, viene rimosso al 90%, quindi se ascoltate musica lo sentite appena. Beyers Dynamic dichiara una durata della singola ricarica di 10 ore senza ANC e di 7 ore con ANC attivo. Ebbene, dai miei test con il volume impostato all'80% risulta una durata di circa 10 ore, considerando che perdono il 10% ogni 55-60 minuti circa. Quanto dichiarato dal produttore è pertanto veritiero e sinceramente mi avrebbe stupito il contrario. La batteria inclusa nella custodia invece garantisce quasi 2 ulteriori ricariche che portano il totale a 28 ore. Questo risultato, se lo consideriamo nella sua totalità, non è qualcosa che ci fa scadere dalla sedia, ma se invece prendiamo in considerazione la durata della singola ricarica, allora siamo a livelli molto alti. Sono pochi gli auricolari che riescono a fare meglio. Per esempio, sempre le Cambridge Audio di cui sopra, che ne fanno circa 15 con una ricarica. Se le utilizziamo con l'ANC attivo perdiamo il 30% di autonomia, ma come abbiamo sentito poco fa, i microfoni hanno prestazioni interessanti, quindi la perdita di autonomia è giustificata. Ma comunque in questa modalità facciamo 7 ore continuative, che non è poco. In chiamata invece perdono il 10% ogni 30 minuti circa, per una durata massima di 5 ore che le fanno collocare poco sopra la media. Infine supportano la ricarica wireless, che è una condizione necessaria per auricolari di fascia alta, e anche quella rapida parziale, che con 10 minuti di carica offre fino a 2 ore di ascolto. E veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella.
Le Emiron 300 sono un prodotto nuovo nella gamma Beyer Dynamic e sono le uniche Buds in-ear di nuova concezione del produttore. Ricordo che l'azienda tedesca non fa solo auricolari e cuffie Bluetooth, ma anzi è conosciuta a livello mondiale per le sue cuffie a padiglione cablate, ideali per l'ascolto e soprattutto per la registrazione o il mixaggio in studio. Ecco, proprio in merito al costo, questi auricolari vengono di listino 249 euro. È vero che il costo è alto, ma non così tanto come i top di gamma di Sony o Bose, solo per citare i primi due nomi che mi vengono in mente. Però posso affermare senza ombra di dubbio che sono davvero ben riuscite e che restituiscono ottime sensazioni, ma mi raccomando, selezionate i gommini giusti. A questo proposito vi lascio qui di lato, come consuetudine ormai, i principali pregi e difetti che ho rilevato durante l'utilizzo, come ad esempio la mancanza di alette in silicone che le avrebbero rese perfette. Per concludere, hanno una dotazione completa, con un set molto ampio di gommini e abbiamo anche capito il perché di questa scelta. E sono corredate di una tra le applicazioni più moderne e funzionali che potete trovare lì fuori. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine e spero di essere riuscito a raccontarvi al meglio queste Amiron 300, così che, visto che ci avviciniamo al Natale e magari volete farvi un regalo, costoso in questo caso, possiate eventualmente considerare anche Beyer Dynamic tra gli auricolari papabili. Se avete trovato utile questa recensione, l'invito, come sempre, è quello di mettere un like e di iscrivervi al canale così da far crescere ulteriormente la community. Se invece volete chiedermi consigli, scambiare idee o le vostre sensazioni se le avete già con voi, scrivete nei commenti e prometto che risponderò a tutti, tempo permettendo. Nel frattempo, come sempre, alla prossima!